Ciao amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a realizzare questo bellissimo copri piano cottura. È un progetto facilissimo, semplicissimo, ma adesso, come dico sempre, banda alle ciance e all'opera! Per la realizzazione di questo progetto ci occorre dell'imbottitura, questa qui piatta, non tanto alta, della stoffa, questo dipende da voi se lo volete fare di due colori diversi o un unico colore, comunque due pezzi di tessuto della stessa grandezza e una striscia di tessuto che poi andremo a piegare a metà. Ora io non vi dico le misure precise perché ogni piano cottura ha delle misure ben specifiche, quindi è inutile che io ora vi dico quanto è grande quindi questi tessuti che ho tagliato, in quanto poi varia in base al piano cottura. Quello che dovete fare è fate finta che questo è il piano cottura, prendere la larghezza e l'altezza. A questa misura dovete aggiungere 2 cm per parte, quindi se facciamo conto l'altezza è di 36 diventerà 38, se la larghezza è di 46 diventerà 48, perché a quello che vi trovate dovete aggiungere 2 cm, niente di più, niente di meno. Quindi una volta che avete tagliato i tessuti della stessa grandezza e anche quindi poi l'imbottitura che va messa all'interno deve essere comunque della stessa grandezza, cosa fate? Prendete della stoffa, qui dovete decidere voi esattamente se vi piace, quanto vi piace che scende poi tutto il riccio che viene intorno. Io in questo caso ho fatto per un'altezza di 8 cm, livato il margine di cucitura saranno 7 cm, però questo dipende sempre da voi quanto vi piace che scende, quindi questo riccio che poi andrà tutto intorno. Per misurare il riccio dipende anche questo da quanto lo volete riccio, se lo volete con delle piccole pieghe molto fitte, sicuramente vi occorrerà 3 volte la misura, quindi tutta la circonferenza del pezzo di tessuto che avete tagliato. Se lo volete meno, quindi riccio, con delle pieghe magari un po' più larghe ma non troppo fitte, basterà anche il doppio di tutta la circonferenza. Quindi questo è anche questo è un qualcosa che dovete regolare voi. Io adesso vi faccio vedere solo i passaggi, poi torno a ripetere, per le misure precise questo dovete farlo in base al vostro piano cottura. Partiamo quindi dalla striscia. Questa striscia che io la voglio fare di un'altezza di 7, ho detto che ho preso 8, ho raddoppiato, quindi alto 16 cm, poi l'ho piegato e l'ho stirato in modo che così rimane bloccata la piega. Quello che dobbiamo andare a fare poi è quindi mettere questo lato qui, dobbiamo mettere questo contro questo in questo modo, così, e lo blocchiamo con dei spilli oppure lo possiamo bloccare con delle pinzette come queste. Fatto ciò, andiamo sotto macchina, punto dritto, bordo tessuto, facciamo questa cucitura, quindi una cucitura bella dritta. Ovviamente fate attenzione che il tessuto deve essere messo quindi in questo modo, uno sull'altro, quindi non state attenti a non mettere magari uno in un verso e uno in un altro, ma così, col dritto contro il dritto e il rovescio rivolto verso di noi. Ok, quindi ho effettuato la cucitura, adesso mi trovo in questa situazione, quindi la apro per bene in questo modo. Se volete potete anche col ferro da stiro stirare così da appiattirla per bene, poi la piego nuovamente e adesso mi trovo praticamente una fascia, quindi
vedete, in questo modo. Adesso questa la dobbiamo andare a posizionare sul nostro tessuto. Allora, prendiamo, questa è la parte del retro, quindi del mio lavoro. Io cosa faccio? Prendo la fascia e posiziono qui. Allora, cerco di far andare la parte della cucitura in un angolino, così da essere meno visibile. Volendo possiamo anche metterla sulla parte di sotto, però sinceramente la preferisco su un angolino, ok? Magari un angolo che poi andrà sulla parte del retro, così che si nota meno, e penso che sia anche più carina da vedere. Quindi incominciamo col fissare questo punto qui, o con dei spilli o con delle pinzette, vedete voi. Poi facciamo una prima piegolina in questo modo e ci mettiamo anche qui, ok. La stessa cosa faccio da quest'altra parte, quindi mi creo questa piccola piegolina così, più o meno cercando di farla uguale a questa, ok, e fisso. Poi continuo facendo quindi sempre delle piegoline. Allora, qui poi ovviamente bisognerà cercare di farle sempre tutte della stessa distanza, quindi se facciamo conto, da questa piega a qui a 5 io piego, ok, e me la faccio capitare così. Questo lato che va qui sotto lo faccio di 1 centimetro e metto una pinzetta, quindi poi da qui calcolo sempre 5 e so che qui deve venire questa piega, così, vedete? E proseguo così su tutto, su tutta la circonferenza. Ovviamente quando arrivo all'angolo qui saranno delle pieghe un pochino più ravvicinate, non sarà una distanza da 5, però cerchiamo di non farle troppo unite, però continuiamo a farle sempre le pieghe nello stesso verso. Ok, quindi una volta che abbiamo fissato tutto il nostro bordino, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare sotto macchina, facciamo una cucitura a punto dritto a una distanza di circa 3 mm, un poco meno di mezzo centimetro. Perché? Perché questo servirà solo per fissare, quindi questo, in modo che così quando continueremo poi a mettere gli altri strati non abbiamo il problema che magari questi qualcuno si può spostare e il lavoro poi non esce perfetto. Quindi adesso sotto macchina effettuiamo questa cucitura su tutto il contorno e questo è il risultato, quindi ci troviamo tutta questa parte bella cucita. Adesso lasciamo sempre tutto quanto in questo modo, quindi riposizioniamo tutto così verso l'interno, perché dobbiamo andare a mettere gli altri pezzi. Quindi andiamo, questo è la parte dritta perché questo è il rovescio, quindi questo che è il dritto rivolto verso di noi con il dritto rivolto verso di noi, e appoggiamo questo contro questo in questo modo, così, ok. E adesso andiamo e posizioniamo anche la nostra imbottitura sopra. Ora quello che dobbiamo andare a fare, quindi una volta che abbiamo pareggiato tutto quanto, andiamo e blocchiamo con le nostre pinzette o coi spilli. Poi andiamo sotto macchina e facciamo un giro di cucitura lasciando aperto nella parte, vedete voi se sopra o sotto, insomma su un punto, almeno 4 dita. Quindi che cosa significa? Che noi ci segniamo il punto di apertura, quindi la parte dove non va cucita, perché poi ci servirà per svoltare il nostro lavoro. Quindi segniamo qua e qua, ad esempio,
Ok, ripartiamo da questo punto, facciamo tutto il giro e ritorniamo a questo punto, avanti e indietro sia all'inizio che alla fine. E un'altra cosa importante, quando andiamo a cucire, l'imbottitura deve essere rivolta verso di noi, perché così almeno non va nella parte sottostante dove c'è il trasporto e quindi si potrebbe impigliare. Quindi questo va sulla parte del trasporto e questo invece va verso di noi. Ok, quindi adesso che ho assemblato tutti e tre i pezzi, vado sotto la macchina e cucio tutto il contorno, quindi partendo da questo punto che ho segnato, giro e ritorno qui, avanti e indietro sia inizio che fine. Un'altra cosa importante, allora farò una cucitura a una distanza di 1 centimetro, poi qui seguirò la curva e proseguo così su tutto il giro. Ok, quindi ho cucito tutto il contorno. Quello che vado a fare adesso è fare tanti piccoli taglietti qui lungo i bordi, e volendo possiamo anche eliminare tutte queste imbottiture in più. Questo è facoltativo, diciamo che se lo fate evitate che si possano formare dei bozzi. Quindi qui solamente dove ci sono queste curve andiamo e facciamo questi piccoli taglietti, ovviamente facendo attenzione a non arrivare troppo vicino alla cucitura. Questo servirà perché così quando andiamo a svoltare poi ci troviamo un rotondo migliore. E adesso vado a tagliare tutta questa imbottitura in eccesso. E adesso dalla parte che abbiamo lasciato aperto svoltiamo, quindi con molta pazienza facciamo uscire quindi tutto da quest'altra parte. Questo è il nostro lavoro dopo che l'abbiamo svoltato. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è chiudere qui con un punto invisibile, oppure se non volete fare un punto invisibile potete creare una cucitura piccolina tutta intorno. E poi vabbè, bisogna ovviamente stirare, tirar fuori per bene tutti gli angoletti e il lavoro è terminato. Questa è la parte davanti e questo è il retro. Il retro io l'ho fatto tutto quanto dello stesso colore, quindi del bordo, ma questo poi vedete voi a fantasia vostra come preferite. Quindi adesso io andrò a stirare, a finire queste cose e ci rivediamo. Bene amici, e questo è il lavoro terminato. Come avete visto non è difficile, bastano veramente pochi passaggi e comunque avete un bellissimo copri piano cottura. Prima di salutarvi vi volevo invitarvi a iscrivervi al mio canale se ancora non ve l'avete fatto, di accendere la campanellina così che vi arriveranno tutte le notifiche per i prossimi video, di mettere un bel like se il video vi è piaciuto e di condividere così che il canale può crescere. Per dubbi e domande scrivetemi qui sotto così che poi vi posso rispondere. Poi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche agli altri miei canali social, perché anche lì poi potete vedere tantissime cose che creo. Ma adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto! Al lavoro ultimato e questo è il lavoro terminato. Come avete visto non è difficile, bastano veramente pochi passaggi e comunque avete un bellissimo copri piano cottura. Prima di salutarvi vi volevo invitarvi a iscrivervi al mio canale se ancora non ve l'avete fatto, di accendere la campanellina così che vi arriveranno tutte le notifiche per i prossimi video, di mettere un bel like se il video vi è piaciuto e di condividere così che il canale può crescere. Per dubbi e domande scrivetemi qui sotto così che poi vi posso rispondere. Poi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche agli altri miei canali social, perché anche lì poi potete vedere tantissime cose che creo. Ma adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!